Così vuoi raderti la testa, ma con quei vecchi rasoi d'acciaio? Assolutamente no, io non ti ho, se hai notato, mai consigliato la rasatura tradizionale per iniziare e in generale per la rasatura della testa. Ci sono molti motivi, quelli sono rasoi che tendono a tagliarti se sbagli l'angolo, per cui e sono anche pesanti, per cui quando sei a fare gli angoli più strani che ti ritrovi a fare nella rasatura della testa, ti taglierai e quindi non te li ho mai consigliati. Ti ho consigliato di partire con un buon multilama. Oggi però facciamo un'eccezione perché mi è arrivato l'Anson Mild, dell'Anson Shaving. Questo era tanto, tanto che volevo provarlo e finalmente ci siamo arrivati. Allora, partiamo con l'unboxing. Ta-da! Allora, questa confezione mi piace perché è cartone, perché non c'è plastica né dietro a fare da cuscinetto, neanche ad avvolgere le lamette che sono allegate. Per cui bravi, quello che ti devono dire te lo dicono a bordo, a bordo confezione, per cui e in fondo che libretti di istruzioni vuoi mai allegare tu a un rasoio? È un rasoio di sicurezza. Cosa però rende speciale questo rasoio e perché ritengo, oggi lo proviamo, sia il più adatto possa essere il più adatto alla testa, è che l'Hanson Shaving intanto è in alluminio, per cui il problema che ti dicevo di prendere gli angoli strani con una cosa pesante che balla, no, che spinge in fuori, non ce lo hai perché l'alluminio è più leggero. Secondo, perché l'Hanson Shaving nel fare sto cosa utilizza alluminio e tecnologie aerospaziali. Per cui il rasoio della Hanson è fatto con un gap da dove esce la... Aspetta, cominciamo a montare le lamette. Le lamette che trovi assieme al rasoio sono le RK, sono di produzione indiana e sono le lamette che loro consigliano in quanto sono state fatte per loro. Quindi esattamente per le dimensioni dell'Hanson Shaving. Oltre a questo, dicevamo, tecnologia aerospaziale, che diamine vuole dire? Vuol dire che, cominciamo a metterci su la nostra lametta, vuol dire che questi sono abituati, e stiamo parlando di gente che fa satelliti, componentistica per satelliti, sono abituati a lavorare con delle tolleranze bassissime. Quindi, in questo rasoio qua, la lama, che è un po' pressata per uscire, esce esattamente di quanto gli ingegneri hanno deciso che sarebbe uscita. Cioè stiamo parlando di una precisione nell'ordine dei millesimi di millimetro. Quindi dovrebbe funzionare. Lo proviamo. Allora, io sono già inumidito, ho già montato la mia consueta cella rossa. Le recensioni da un po' le faccio con cella rossa, le farei anche col cella verde, che è secondo me la cella verde la migliore da usare per la testa. Però la rossa adesso è inverno, in casa fa freddo, no? Per cui questa bottarella di mandorla, ed è bella unta, ed è bella... Inumidiamo un po' per essere un filo più scorrevoli. E quindi è una, secondo me, è la crema di sapore giusta per l'inverno dei calvi. Bene, mi sciacquo le mani e poi pronti via. E poi vediamo il fenomeno. Dicevo, essendo stato ingegnerizzato per avere la lama che esce esattamente come dicono loro, con il minimo della... con delle tolleranze veramente minime, mo ti dico, sembra di usare un multilama, no? La lametta esce esattamente come da progetto.
E la sensazione è un po' quello che mi aspettavo. Cioè, che puoi anche premere, che se becchi l'angolo giusto, quindi dicevamo, l'angolo è già deciso dai progettisti, non c'è affatto da andarsi a cercare l'angolino nell'ambito di più gradi. Questo lo poggi, bam, parallelo all'angolo che ti ha dato, si nota anche che è un po' più squadrato, no? Mm. Si nota. E quindi è come usare un multilama, nel senso che la lametta è esattamente dove deve stare. È esattamente dove deve stare. Poi appunto la lametta è quella fatta apposta per loro, è indiana, mentre, cosa che a me piace molto, invece il prodotto, la rasoio in sé, è fatto in Canada. Non è quindi la solita patacca fatta nel terzo mondo, no? E si può andare, ci sto andando assolutamente di ignoranza, ci sto andando giù come andrei con un multilama, un po' premendo, un po' veloce, no, senza quella cura da cristalleria, no, che hai un po' quando usi normalmente i multilama. Allora, loro nelle istruzioni avevo visto, si vantavano, si facevano vanto di questo grosso, di queste grosse fessure qua per far defluire schiuma e peli. Funzionano o non funzionano? Mm. Io devo dirti che la trovo leggermente intasata, quindi gli do mezzo giro in meno. Un'abbondante sciacquata. Richiudo e ci siamo. E via andare. Allora, questo è il mild. Loro hanno due, diciamo, durezze o esposizioni di lama. Io ho preso quella più facile proprio perché volevo il rasoio. Loro lo consigliano anche questa qui per... è strano, eh? È una strana sensazione. Per la rasatura dei peli del corpo, no? Cioè, se non lo usi solo per la barba, ti dicono prendi il mild, che è il più adatto. Sì, sì, adatto. Però forse il fanatico di rasatura tradizionale, forse di questo potrebbe volere il medium. Io ho preso il mild per paura di sbagliare, no? Probabilmente me la sarei cavata anche con un medium. E questa è la loro versione in alluminio. Poi c'hanno quella in titanio. È vero, ne hanno fatto una in titanio. Comincia a pesare, diciamo, non so se avrà le caratteristiche di leggerezza che cercavo, ma lo hanno fatto anche in titanio. D'altronde, occupandosi di
materiali per aerospazio, il titanio poteva starci. Sono in fondo sono in fondo quelli i pochi utilizzi del titanio. In fondo il titanio lo usi o in aerospazio o per rifare l'anca alla nonna. Quanti c'hanno la nonna con l'anca in titanio? Altro che Robocop. Allora, sensazione ci ha dato un mild, quindi profondità non eccelsa, ma è una passata sola. Quindi sciacquiamo e ma guarda che si intasa ancora un pochino, eh? Io sospetto che questo mild possa intasarsi leggermente. Per quanto riguarda invece la... Chissà se quando l'hanno progettato pensavano alle schiume spesse che usiamo noi della rasatura tradizionale. Chi lo sa, perché ho letto bene il loro sito, proprio perché mi affascinavano, no? Ho voluto sapere la rava e la fava di tutto sto trabicolo, perché mi affascinava la versione in titanio. E loro, credendosi sto cazzo forse, dicevano anche, guarda, usalo con i saponi, usalo con i gel, usalo anche solo con l'acqua. E probabilmente se uno si deve fare solo le ascelle, no? Gli usi da donna, che già di per sé di loro non usano tanto schiume, no? Tendono a prendere un multilama e in doccia bandare un colpo. Lì ci potrebbe stare. Allora, sul contropelo ho la netta sensazione, no, di sentire la lama, ma essendo una lama, sai, molto ben posizionata, non la sento tagliare la pelle, no? Quindi sempre... Qua che il pelo è difficile. Proprio quella sensazione lì di sentir passare la lama, ma senza la fastidiosa sensazione di taglio che hai con la rasatura tradizionale, no? Quando la senti che ci dà. Bene, molto bene. Procediamo. E poi io sono anche affezionato al Canada, io ci ho vissuto. Ci ho vissuto per lavoro, o meglio per lavoro. Mi sono cercato un lavoro perché volevo vedere il Canada. Ci ho vissuto 1 anno e mezzo. E quindi la simpatia c'è, no, per il rasoio canadese. Ci ho vissuto 1 anno e mezzo e volevo vedere il Canada. Una cosa che però, appunto, non mi sono mai interessate a me le città del Canada. Ho visto Toronto una volta. Ma che cazzo me ne frega a me rivedere Toronto? Per me il Canada
cosa rado qua che non c'è niente. Alla fine per me il Canada sono i suoi boschi. Sono i parchi naturali, ma ancora di più le discese in canoa. Bene. Faccio un obliquo per qua. Sì, bella pulita. Ma essendo il mild ancora un colpetto. Ah no, la testa è perfetta. La testa mi potrei fermare qua. Decisamente la testa mi potrei fermare qua. Voglio però adesso è sera e io esco domani sera e non voglio radermi più, no? Quindi vorrei arrivare alla pelle lissia, 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 lissia. Quindi faccio un obliquo di testa, faccio l'obliquo facciamo un obliquo molto idratato, dare una montatina, in modo da essere ancora tendenzialmente impeccabile domani sera. E allora, dicevamo, quindi a 2 passate, pelo e contropelo, la testa era perfetta. Sento la lava, lo sto facendo in una maniera di un ignorante, sembra che do la zappa. Per cui la lama la sto sentendo alla grande, ma non mi taglia mai. È una sensazione bizzarra, specie per chi nella rasatura tradizionale, no, è abituato che quando senti la lama è finita, no? Ti stai già tagliando. Qua invece puoi andarci un po' storto, puoi andarci eh, premendo. Aspetta che devo trovare bene il suono. Addirittura è quasi ti invita a premere perché avendo un angolo obbligato, no? Quello del deciso dalla casa madre. Per trovarlo non devi stare a sensazione, devi proprio darci giù, plaff, ed è fatta. Oh, sai che in Canada ho preso anche il patentino di canoa. Cioè, io in teoria saprei andare in canoa, la C2. Ero con la mia tipa e io ero il timoniere. No? Quello che sta dietro, c'è una remata diversa tra chi sta davanti e tra chi sta dietro. È quello il Canada che mi è piaciuto a me. Quello delle lunghe discese in fiume. Che figata. Poi però lei ha voluto tornare a Berlino, menate. Vabbè, la testa manco te lo sta a dire. La faccia, bella. Va che bella faccia. Quindi, signore e signori, questo era l'Hanson Shaving versione mild. Allora, se vuoi un rasoio di rasatura tradizionale per farti la testa, questa potrebbe essere una gran scelta. Come fascia di prezzo è medio-alto, però Natale vicino. E potrebbe essere l'ultimo rasoio che compri in vita tua, perché è un gran bel rasoio. Mild o non mild? Allora, se sei già un minimo fissato con la rasatura tradizionale, potresti volere il medium.
sai magari perché ti dà più quella sensazione da uomo vero. Se no, il mild, per chi comincia, cioè, qua non c'è curva di apprendimento. Questo lo prendi, lo usi e non ti tagli. E non ti tagli. E quindi voto positivo, anzi io credo che adesso un po' di schiume e creme da provare, credo che le proveremo con questo. Quindi hands on shaving, voto positivo, decisamente positivo. Una rasatura tradizionale fatta con prodotto con tecniche moderne, molto adatto a testa, corpo, no? Se ti fai anche il corpo, questo è un gran rasoio. E quindi hands-on shaving, sì. Questa è la mia recensione. Dove mi trovi? Mi trovi qui. Mi trovi anche come il signor Ruspante, sia su Instagram che su YouTube. E su Gallina Ruspante di YouTube vedi anche le mie galline. Ciao!